Buongiorno ragazzi, allora concludiamo questo argomento parlando ancora di Polonia e Russia nel 500, nel 400 e nel 500. Il regno di Polonia, che in realtà per molto tempo viene chiamato Lituania-Polonia, perché vi ricordate il re di Lituania a un certo punto ereditò anche la Polonia, ricordate era la dinastia degli Agelloni in Polonia. Gli Agelloni si erano espansi grandemente. Nel 400 gli Agelloni avevano cercato di unire alla Polonia le colonie di Boemia e di Ungheria. Ricordate che Boemia e Ungheria, esattamente come la Polonia, erano monarchie elettive, non erano monarchie ereditarie, quindi tendono a essere delle monarchie deboli, dove molto alto è il numero dei nobili e il loro potere, e i nobili, eleggendo il re, non permettendo di costituire una dinastia ereditaria, rendono il re debole, incapace, a differenza che nelle monarchie occidentali, incapace di togliere potere e di sottomettere i nobili stessi. Quindi gli Agelloni provano nel 400 a inglobare Polonia e Ungheria attraverso dei matrimoni combinati, la solita politica matrimoniale. Questo in concorrenza con gli Asburgo d'Austria. Ricordate che anche gli Asburgo d'Austria, che hanno poi il vantaggio di essere, oltre che duchi d'Austria, eletti ognuno di loro imperatori di Germania, anche gli Asburgo d'Austria fanno la stessa cosa, cercano, abbiamo visto nella lezione scorsa, cercano di imparentarsi con principi, principesse di Boemia e Ungheria per, per in qualche modo inglobarle. Quindi vedete gli Agelloni, re di Lituania e Polonia, sono in concorrenza con gli austriaci, questa singolare concorrenza matrimoniale. Succede che il ramo boemo-ungherese degli Agelloni si era imparentato con gli Asburgo d'Austria, erano tutti un po' parenti tra di loro, ma ci fu un duplice matrimonio nel 1521 che fece sì che il ramo degli Agelloni che governava in Boemia e Ungheria si imparentasse con gli Asburgo d'Austria. Succede che questo favorirà gli Asburgo d'Austria. Infatti, dopo la sconfitta di Mohacs, ricordate, ne abbiamo parlato, la terribile sconfitta degli ungheresi contro l'impero ottomano, entrambe le corone, attenzione, entrambe le corone di Boemia e di Ungheria passano all'Austria, passano agli Asburgo d'Austria. Prima Boemia e Ungheria, fino al disastroso scontro di Mohacs, erano state appannaggio di Luigi II Jagellone, re di Polonia. Come abbiamo detto nella lezione precedente, perde con l'impero ottomano la drammatica battaglia di Mohacs nel 1526. Luigi II Jagellone combatte a Mohacs in quanto re d'Ungheria, perché come vi ho detto, oltre a essere re di Polonia è stato anche eletto re di Boemia e di Ungheria, ma Luigi Jagellone lui stesso muore perdendo la battaglia di Mohacs. E così subito dopo la terribile sconfitta di Mohacs entrambe le corone, ripeto, Boemia e Ungheria, erano passate agli Asburgo. Questo è importante a partire da questo periodo, dal 1530 circa. Gli austriaci, gli Asburgo d'Austria, vengono regolarmente eletti re di Boemia e d'Ungheria e quindi veramente mettono un piede molto importante in questi due grandi regni che rischiano ormai di diventare sottomessi all'Austria. D'altra parte ricordate che gli austriaci, dopo la sconfitta di Mohacs contro gli ottomani, gli austriaci riescono a occupare soltanto un terzo dell'Ungheria,
l'Ungheria occidentale, 2/3 dell'Ungheria, compresa la capitale Budapest, viene inglobata all'interno dell'impero ottomano. Quindi è vero che gli austriaci, gli Asburgo d'Austria riescono a scalzare i polacchi agelloni dal trono di Ungheria, però in realtà si devono accontentare di un pezzo di Ungheria che in qualche modo cerca di resistere all'enorme espansione dell'impero ottomano, che appunto si è preso la gran parte, ha conquistato la gran parte dell'Ungheria. Guardate, l'Ungheria ridotta a paese piccolo piccolo, quel che resta, quel che gli ottomani non hanno conquistato, elegge sempre un Asburgo d'Austria, anche perché questo è una mossa disperata per essere maggiormente protetti da un eventuale ulteriore avanzata ottomana. Gli Asburgo d'Austria erano potenti, possedevano le Fiandre, ricordate, erano gli imperatori di Germania. La stessa cosa in un certo modo vale per la Boemia. Ma attenzione, la Polonia nel 300 e nel 400 si era espansa anche ad oriente, conquistando Russia bianca e Ucraina. Molti non sanno che nel 300 e nel 400 la Polonia era un impero immenso che aveva conquistato territori a oriente, come stiamo vedendo, ma anche territori a occidente, Russia bianca e Ucraina. Quindi la Polonia era veramente un impero, non governava solo sulle tradizionali province polacche, ma aveva conquistato altri popoli, aveva conquistato altri territori. Diciamo che l'Ucraina era abbastanza semplice da conquistare perché era fortemente in crisi. L'Ucraina nel 300, esattamente come la Russia bianca, era stata devastata dai mongoli, vi ricordate, dall'arrivo dei mongoli. L'Ucraina, dopo le terribili invasioni dei mongoli, si spopola, poi i mongoli si mischiano con i turchi, ricordate, diventano i tatari, i turco-mongoli vengono chiamati tatari, l'abbiamo già detto, e i tatari faranno ulteriori invasioni in Ucraina, cioè praticamente l'Ucraina nel 300, dopo l'invasione dei nomadi alla fine del 300, diventa una terra spopolata, preda di nomadismo, preda del saccheggio di queste invasioni dei cavalieri asiatici. In realtà i mongoli sono così forti che quando poi ricordate, si dividono in tanti khanati, uno di questi khanati che riguarda anche una parte della Russia, oltre all'Ucraina, oltre alla Bielorussia, alla Russia bianca, il Khanato dell'Orda d'Oro è molto potente a tal punto che, vi ricordate, l'abbiamo detto, anche Mosca, anche il Principato di Moscovia paga un tributo a questi tatari dell'Orda d'Oro. Abbiamo anche detto nella lezione precedente chi e come in Russia, a Mosca, iniziò a non pagare più questo trattato, e quindi la Lituania-Polonia aveva conquistato enormi territori, aveva conquistato territori della Bielorussia come Vilna, che oggi si chiama Vilnius, Minsk, ma non solo, anche la parte più a oriente della Bielorussia, cioè erano arrivati fino a Smolensk. Ancora prima, quando gli Agelloni erano solo re di Lituania, non si erano ancora uniti alla Polonia, la Lituania aveva conquistato Kiev, la principale città dell'Ucraina, nel 1381. Quindi capite, se noi vediamo la situazione della Lituania-Polonia nel 400, Lituania-Polonia possedeva anche questi immensi territori dell'Ucraina e della Russia bianca. Ormai era arrivato a contatto con la parte più forte del Khanato dell'Orda d'Oro, ovvero il Khanato di Crimea. Se noi adesso andiamo nel 500, vediamo appunto
un re molto importante della Polonia, molto molto importante, che caratterizza il Cinquecento in Polonia, Sigismondo II Jagellone, l'ennesimo della dinastia degli Jagelloni. Regna dal 1546 al 1572. È proprio il più caratteristico, il più importante re della dinastia jagellonica nel 500. Ricordate che in precedenza ne abbiamo parlato, dopo la battaglia di Tannenberg, la Polonia possedeva anche territori tedeschi, quindi la Polonia si era espansa a est, ma si era espansa anche a ovest. Sia la Prussia orientale sia la Prussia occidentale, ma anche altri territori tedeschi facevano parte della, della Polonia. Quindi la Lituania-Polonia possedeva anche territori in Germania. A metà del Cinquecento, all'epoca di Sigismondo II Jagellone, la Lituania-Polonia è nettamente il più grande stato d'Europa, con 1 milione di chilometri quadrati. Aveva 7-8 milioni di abitanti, ma il popolamento è assolutamente ineguale. All'interno di regioni storiche importanti della Polonia, come Cracovia, come Poznan oppure Varsavia, la densità era di 20-22 abitanti per chilometro quadrato. Era la metà, per esempio, della densità della Francia, però comunque è una densità importante per un pezzo di continente, l'Europa orientale, che da sempre non era molto popolato. Infatti, se noi andiamo verso i territori dell'est, appunto Russia bianca e Ucraina, la densità si abbassa in Ucraina fino a 3 abitanti per chilometro quadrato. Poi vi erano tante etnie e tante religioni. Fate attenzione, la Polonia era tradizionalmente cattolica, ok? Come la Lituania. Però fate attenzione, a ovest c'era la Germania, c'erano territori tedeschi, siamo nella metà del Cinquecento, si era diffusa la riforma luterana, che poi vedremo in un successivo argomento. Quindi nei territori tedeschi non c'erano ovviamente soltanto cattolici, anzi moltissimi erano diventati protestanti luterani. Fate attenzione però, ovviamente in Russia bianca e Ucraina qual era la religione dominante? Quella ortodossa, erano ortodossi, come in Russia, come in Grecia. Non solo, poi mettete il fatto che molti nobili polacchi erano diventati anche loro protestanti, e non solo i nobili, anche fasce popolari, ma protestanti non luterani, bensì calvinisti. Non vi basta, abbiamo 4 versioni del cristianesimo diverse: luterani, i tedeschi, ortodossi, ucraini e bielorussi, cattolici la maggior parte dei polacchi e dei lituani, però anche calvinisti, molti, sia delle classi popolari sia dei nobili polacchi. Diventati calvinisti, no? La nobiltà diventa calvinista un po' come in Francia nel 500. Non vi basta, c'è di più. Nei territori della Polonia, compresa Russia bianca e Ucraina, vi erano moltissimi ebrei, ma molti di più che in qualunque altro paese europeo. Perché? Perché la Polonia, vedremo in seguito, era molto tollerante. Gli ebrei arrivano fuggendo spesso dall'antisemitismo tedesco, ok? Quindi questo vi dice che era uno Stato che comunque aveva una grande tolleranza. Da un punto di vista economico, la Polonia all'epoca di Sigismondo II Jagellone forniva materie prime alle città del Mare del Nord, materie come cereali oppure legno.
mentre molto più scarso era il commercio sul Mar Baltico. Ricordate che inizialmente il commercio sul Mar Baltico era detenuto in maniera monopolistica dall'Ansa germanica, dalla Lega Anseatica, i cavalieri teutonici, eccetera. Ora, ormai nel 500, la Lega Anseatica era in decadenza. Il fatto di non aver mai conquistato territori nell'entroterra da parte delle città costiere del mare Baltico, dell'Ansa germanica, di essersi sempre e solo accontentati dei porti, delle città sulla costa, aveva danneggiato fortemente la potenza dell'Ansa. Quindi la Polonia non ha voce in capitolo nel commercio sul Mar Baltico nel 500, però come abbiamo detto in altri argomenti, l'Ansa germanica nel 500, ma in realtà già dal 300 o dal 400 era in decadenza di fronte ai mercanti prima fiamminghi, attenzione, che arrivano dalle Fiandre, ma poi anche e soprattutto dai mercanti inglesi. E questo vi dice come stesse facendo dei passi da gigante l'Inghilterra, che prima del 400 era un paese, diciamo, che non contava praticamente niente, invece già nel 400, già prima della rivoluzione industriale, le navi inglesi, i mercanti inglesi, arrivano sul Mar Baltico e riescono anche a fare efficacemente concorrenza ai mercanti fiamminghi, nonostante le Fiandre fossero una delle zone più sviluppate, più dinamiche e più ricche di Europa. Ma in realtà nel Mar Baltico nel 500 si affacciano anche nuove potenze, la Danimarca e la Svezia, che prima anche loro non contavano niente, adesso sia pure leggermente stanno iniziando a venire fuori, ma anche la Russia inizia ad avere un peso sul Mar Baltico, malgrado la Russia non abbia alcuno sbocco sul Mar Baltico. In realtà, come vedremo, la Russia, Danimarca, Svezia, Russia e Polonia fanno una guerra a quattro, d'accordo? Fanno una guerra a tutti e quattro per il possesso della Livonia. La Livonia, vicino alla Lituania, era il territorio che adesso più o meno comprende Lettonia ed Estonia, cioè gli altri due paesi baltici. È il territorio di Riga, della città di Riga, la città più orientale, più ad oriente di tutte, la città più orientale fondata da cavalieri teutonici. Altri elementi della situazione economica della Polonia nel 500. I contadini diventano sempre più schiavi in maniera terribile. Abbiamo visto che questo è un processo che riguarda quasi tutti i territori dell'Europa orientale, mentre, come abbiamo detto, i contadini già nel 400 in Europa occidentale non sono quasi più schiavi, migliorano la loro condizione, spesso riescono anche ad acquistare le terre e a ridurre le loro servitù feudali. Invece eh, qui in Polonia e in altri posti dell'Europa orientale è un processo che poi chiameremo rifeudalizzazione. Aumenta la pressione signorile, aumenta la pressione degli aristocratici sui contadini. In Polonia nel 500 tutti i contadini diventano servi e sono assoggettati a corvée molto pesanti. Ricordate cosa sono le corvée? Sono le prestazioni di lavoro gratuite. Questo anche a causa dell'inflazione, come molti altri posti in Europa, anche in Polonia si fa sentire fortemente l'inflazione e quindi per questo motivo molti feudatari in difficoltà si rivalgono contro i contadini, cercano di sfruttare, di spremere il più possibile i contadini. I nobili polacchi non erano una ristretta aristocrazia agraria come in molti altri paesi dell'Europa occidentale.
popolavano anche ampiamente le città ed erano un numero enorme, i nobili polacchi erano il 10, il 20% della popolazione, un numero veramente enorme. Non dovete pensare che siano solo dei barbari che sfruttano i contadini. Attenzione, molti di questi nobili avevano una cultura aperta, una cultura europea, sostenevano le arti, la letteratura, insomma, infatti guardate che la Polonia nel Cinquecento è un paese che partecipa a pieno titolo al Rinascimento europeo. Molti questo non lo sanno. L'Università di Cracovia non aveva nulla da invidiare alle migliori università occidentali, anzi riusciva ad attirare molti dotti che da tutti i posti d'Europa venivano a Cracovia, che non era neanche l'unica università. Molti di questi nobili erano appunto molto aperti, molto colti, mandavano i loro figli a studiare a Parigi oppure in Italia. Era un paese estremamente tollerante la Polonia cattolica di un personaggio come Sigismondo, secondo Jagellone, abbiamo visto era estremamente tollerante. Molti nobili erano diventati calvinisti e avevano accolto, pensate in Polonia, anche come gli ebrei in fuga perseguitati da altri paesi, avevano accolto in Polonia anche calvinisti perseguitati nei paesi cattolici, come per esempio la Boemia, calvinisti in fuga che si recano in Polonia. Ma in Polonia, pensate nel Cinquecento, trovano ospitalità e libertà di espressione e di stampa anche gruppi radicali, liberi pensatori, razionalisti, calvinisti, comunque protestanti molto razionali, molto aperti. Basta pensare ai Sociniani. Sociniani erano dei calvinisti ultra razionalisti ai limiti del deismo. Fausto Socini o Fausto Sozzini, questo eretico, era originario di Siena. I sociniani si diffusero molto in Olanda, in Inghilterra, ma anche in Polonia, dove trovarono appunto ospitalità. Vi sono molti studi che sostengono che questi calvinisti razionalisti, calvinisti eretici, come Sociniani oppure altri gruppi come gli Arminiani, siano stati alla base della nascita del libero pensiero, addirittura della nascita dell'illuminismo, cioè una derivazione dell'illuminismo, almeno in parte, dal calvinismo radicale. Quindi c'era una vera tolleranza, una grande tolleranza religiosa. La Polonia era un paese aperto all'Europa proprio da un punto di vista culturale, da un punto di vista scientifico, e certo però era un paese molto arretrato con i contadini schiavi. Tutti questi aristocratici, erano moltissimi, che abbiamo visto diventano anche calvinisti. Ricordate che i calvinisti hanno delle tendenze repubblicane, ricordate, non amano il sovrano assoluto. Questi nobili ovviamente vogliono governare, ok? Non vogliono essere da decorazione rispetto a un sovrano assoluto, non vogliono diventare una nobiltà cortigiana e quindi, come abbiamo visto, eleggono un re che ha pochi poteri, d'accordo? In Polonia c'è un forte frazionamento feudale e di fatto in ogni feudo ogni aristocratico detiene completamente il potere, ok? Quindi volevano governare, il re di Polonia non contava niente, veniva sempre eletto, attenzione, da una dieta, cioè da un parlamento di aristocratici. Vero è che per molto tempo elessero sempre uno Jagellone, ma
la corona polacca era ereditaria solamente virtualmente, teoricamente era ereditaria perché morto un Jagellone veniva eletto suo figlio o comunque un suo erede, però in realtà la corona è sempre stata elettiva, semplicemente che fino a un certo punto viene eletto sempre uno della famiglia degli Jagelloni. La cosa però cambia quando nel 1572 muore appunto questo re molto significativo, Sigismondo II Jagellone. La dieta dei nobili si riunisce a Cracovia, la capitale, sono ben 40.000 nobili che devono eleggere il nuovo re. A Sigismondo II Jagellone manca un erede diretto e allora i nobili polacchi iniziano a eleggere altri re. Fate attenzione, erano arrivati gli ebrei, erano arrivati i calvinisti da fuori, erano arrivati però i gesuiti. Siamo nel periodo della Controriforma, ovviamente parleremo ampiamente della Controriforma in un argomento a parte, e i gesuiti volevano recuperare la Polonia al cattolicesimo, volevano in qualche modo eliminare i protestanti oppure gli ortodossi, convertirli. I gesuiti arrivano in massa nel paese e cercano di portare avanti la Controriforma, però attenzione, pur essendo cattolica, la Polonia abbiamo visto era tollerante con tutte le religioni, quindi i gesuiti alla fine del Cinquecento possono combattere contro i non cattolici soltanto con armi culturali, perché lo Stato, il governo della Polonia non permette loro di usare la forza, la violenza o la repressione, almeno per il momento non permette loro questo. Nel 1573 viene eletto il nuovo re ed è Enrico di Valois. Enrico di Valois è uno, vi ricordate, dei figli di Caterina de' Medici. Enrico di Valois viene eletto, quindi capite adesso la dieta polacca inizia a eleggere un re straniero per poter spadroneggiare. Già il re non ha molto potere, poi eleggono un re straniero, non conosce neanche la lingua, spesso non viene neanche a risiedere in Polonia, non si occupa degli affari del territorio. E inoltre, per essere più sicuri che questa monarchia elettiva di fatto sia in realtà una repubblica aristocratica in cui il re non conta niente, eleggono Enrico di Valois ma lo costringono ad accettare Pacta Conventa, sempre nel 1573. I Pacta Conventa sono un insieme di documenti che danno enormi poteri ai nobili, cioè i poteri del re, accettando i Pacta Conventa, diventano limitatissimi, quindi il re già aveva pochissimo potere di Polonia, adesso ne perde ancora. Dopo un anno Enrico di Valois diventa re di Francia, quindi nel 1574 lascia la Polonia. Chi eleggono dopo Enrico di Valois? Un altro re straniero, un ungherese transilvano, d'accordo? Il principe, un ungherese che però era principe di Transilvania, Stefano Báthory. Báthory, la famiglia Báthory è una delle più importanti della storia dell'aristocrazia ungherese. Quindi, prima eleggono un re francese, capite? Poi eleggono un re ungherese, tanto il re non conta granché. Dopo Stefano Báthory, attenzione, nel 1587 la Polonia decide di eleggere uno della dinastia regnante di Svezia, cioè l'ennesimo re straniero. 1587 è importante questa data. Sigismondo III Vasa. La dinastia dei Vasa era la dinastia che regnava in Svezia, ok? Ovviamente era luterana la dinastia dei Vasa, perché la Svezia era proprio al 100% luterana, aveva aderito alla riforma luterana. Però attenzione, Sigismondo III invece era stato educato dai gesuiti, quindi era cattolico. Per questo lo eleggono in Polonia.
la maggioranza dei polacchi era comunque cattolica, lo eleggono perché è cattolico. Sigismondo III Vasa, attenzione, dall'87 diventa re di Polonia, regnerà in Polonia, attenzione, in Polonia per un periodo molto lungo, fino al 1632, un periodo abbastanza lungo. Che cosa succede? Che nel 1592, attenzione, pochi anni dopo essere diventato re di Polonia, lui, forse avete capito, eredita anche la Svezia, diventa anche re di Svezia. Lui è cattolico e insomma nel caso della Polonia, la Polonia è già cattolica, non è che deve fare niente lui. Certo, ci sono consistenti minoranze di tante altre religioni come abbiamo visto, però insomma la Polonia è uno stato fondamentalmente cattolico, mentre invece la Svezia era al 100% luterana. Cosa fa Sigismondo III Vasa, contemporaneamente re di Polonia e di Svezia? In Svezia vuole eliminare il luteranesimo e tornare alla Chiesa cattolica, ma gli svedesi non sono d'accordo. C'è un'enorme rivolta popolare, Sigismondo III Vasa viene cacciato dal trono di Svezia. Questo appunto avviene nel 1592, non gli permettono di restaurare il cattolicesimo. E quindi va bene, gli resta la Polonia, certamente. Lui certo non vuole accettare la pace religiosa, anche in Polonia mh, lui vorrebbe, soprattutto dopo un certo punto, lui vorrebbe schiacciare calvinisti, ortodossi e luterani. Non può farlo però, cioè lui vuole insieme ai gesuiti, vorrebbe fare una controriforma in Polonia, però per il momento trova ostacoli, molti nobili sono calvinisti e quindi bloccano la controriforma. Vedremo poi come andrà in Polonia in successivi argomenti a partire dal 1600, ma io vi anticipo già che la grandezza, lo splendore e la tolleranza della Polonia del 500 non tornerà più. Già nel 1600 la Polonia inizierà il declino e nel 1700 la Polonia troverà il disastro, con colpa anche appunto della Controriforma, dell'imposizione in Polonia di un cattolicesimo gretto e conservatore che abbiamo visto fino alla fine del 500 Sigismondo III Vasa non riesce a imporre, però purtroppo i re successivi di Polonia riusciranno a imporre e quindi vedete la Polonia tollerante del 500 era comunque un paese cattolico con molte minoranze religiose, ma poi con la Controriforma diventa invece di un cattolicesimo nocivo, nocivo allo sviluppo dello Stato. Parleremo ovviamente del declino della Polonia nel 600, nel 700 e poi della fine della Polonia, che non esisterà più alla fine del 700, spartita tra Austria, Prussia e Russia in successivi argomenti. Adesso vediamo che cosa succede in Russia. Ricordate, nella scorsa lezione abbiamo parlato di quello che succede nel 400 e soprattutto con Ivan III, il re che regna a lungo nel 400, re che in realtà era principe di Moscovia, che poi a un certo punto, ricordate, è diventato più forte, sottomesse le altre città della Russia, si fa proclamare zar di tutte le Russie. Non ripeteremo Ivan III. Suo figlio Vasili, che va al potere dopo di lui dal 1505 al 1533, ecco, Vassili, zar di Russia, esattamente come suo padre Ivan III, schiaccia e mette fine all'autonomia delle entità territoriali vicine. La Russia è vasta ben 2 milioni di chilometri quadrati e ha 8-10 milioni di abitanti. La Russia, come vedremo, tende a espandersi sempre più a oriente. La prevalenza della Russia rispetto alle entità politiche vicine
Nel 500 dipende fondamentalmente dallo stesso fattore che si era verificato nel 400. C'è un notevolissimo aumento demografico, molto superiore rispetto ai principati e agli stati vicini. Chissà perché i russi facevano moltissimi figli, sia nel 400 sia nel 500. Si suppone che dall'inizio alla fine del 500, anzi forse prima della fine del 500, la popolazione russa, sono stime ovviamente approssimative, sia passata da 8-10 milioni fino a 15 milioni di abitanti. Quindi Vassili inizia delle guerre di espansione. Nel 1514 riesce a sconfiggere la Lituania-Polonia, e questo non era facile, togliendo la regione di Smolensk. Ricordate, Smolensk era la regione più orientale della Bielorussia, quella più lontana dalla Polonia, difficile da difendere. Infatti comunque la Russia se la prende. Certo, la Russia era un paese assolutamente arretrato, ma questo riguardava anche la Polonia, nonostante lo splendore che abbiamo detto. Comunque in Polonia, cioè, l'abbiamo visto, il re non aveva potere, cioè il re della Polonia, esattamente come il re della Russia, non ha nessun apparato burocratico amministrativo al suo servizio, non c'è nessun sistema fiscale centralizzato, anzi forse possiamo dire non c'è nessun sistema fiscale. Però la Russia sta ancora peggio della Polonia, perché i nobili polacchi erano europei, almeno alcuni erano abbastanza aperti. Invece in Russia c'era la nobiltà terriera dei boiari, che erano veramente dei selvaggi, dei barbari, che vivevano spesso all'uso asiatico e si vestivano anche con drappi, con palandrane, con tuniche di stampo siberiano. Ivan Vassili, e poi vedremo lo zar successivo, cercheranno di sottomettere i boiari, ma non è facile. I boiari nelle loro terre hanno una sovranità assoluta all'interno delle loro terre. Lo zar di Russia, uno zar come Vassili, non è minimamente in grado di mettere su un esercito mercenario, e chi gli dà i soldi? Quindi Vassili deve ancora utilizzare le truppe feudalmente, deve farsi dare le truppe dai boiari. In cambio delle truppe ai boiari vengono concesse delle terre in usufrutto che si chiamano pomestie. Queste terre in usufrutto. Ti do la terra in usufrutto, in cambio tu eh, mi dai mi dai ausilio militare. Naturalmente è una cosa che almeno in parte può essere paragonata al feudalesimo occidentale, ma al feudalesimo di qualche secolo prima soprattutto, d'accordo? I contadini sono schiavi e vivono in condizioni veramente terribili. Allora, Vasili, abbiamo visto, muore nel 1533. Lo zar che prende il suo posto ha un'importanza eccezionale nella storia della Russia. Si chiama Ivan IV, è passato alla storia per tutti con il soprannome di Il Terribile. Ivan il Terribile, Ivan IV, zar di tutte le Russie, è sul trono dal 1533 al 1584, d'accordo? Un periodo molto lungo. È uno zar importantissimo nella storia della Russia. Lui in realtà nel 1533, quando sale al trono, ha soli 3 anni e quindi non può governare, e quindi i boiari ne approfittano, le varie fazioni dei boiari si scannano in una serie spaventosa e atroce di guerre, gettando il paese completamente nel caos. Ovviamente questa situazione al piccolo Ivan, che ancora non è stato chiamato il Terribile, non piace. Nel 1547 Ivan è diventato adulto, viene incoronato, può governare direttamente, decide di governare da solo come un autocrate.
certo doveva affrontare delle difficoltà terribili, questi nobili che si ribellavano continuamente, volevano ucciderlo, i contadini la stessa cosa. Una situazione un pochino stressante, infatti ben presto Ivan perde la lucidità della sua ragione. Ivan IV il Terribile è rimasto nella storia come uno zar dalle ire terrificanti, ogni tanto si innervosiva, non era possibile proprio calmarlo, dalle ire terrificanti e spesso del tutto incomprensibili, un carattere, come dire, nevrotico per dire poco. I boiari gli si ribellano, lui li massacra in una serie spaventosa di eccidi veramente crudelissimi dal 1564 al 1571. Lui non fa altro che massacrare i propri nobili, i boiari, tentando con difficoltà di sottometterli, però con difficoltà. Pensate che lui usa il pugno di ferro e il terrore nei confronti dei territori sottomessi. Nel 1570 Novgorod, la città di Novgorod, di cui abbiamo parlato anche in passato, viene, pensate, completamente distrutta soltanto perché sospettata di tradimento. Non hanno fatto niente questi Novgorod. Ivan il Terribile decide di distruggerla, d'accordo? Poi l'espansione verso est e verso la Siberia, importantissima, che fa della Russia uno stato che inizia a conquistare immensi territori in Asia, d'accordo? Succede che il Kanato dell'Ordadoro, che era stato devastato peraltro da Tamerlano, ricordate Tamerlano nel 1395, il Kanato dell'Ordadoro perde sempre più di importanza, diventa sempre più debole. E praticamente si divide in tre canati, ok? Si divide da nord a sud nel Kanato di Kazan, nel Kanato di Astrakhan, sapete Astrakhan è sul Mar Caspio, e poi quello che l'unico che durerà a lungo nel Kanato di Crimea, l'area del basso Dnieper, quindi il Kanato dell'Ordadoro, tra l'altro, diventa più debole perché si divide in tre: a nord Kazan, al centro Astrakhan, più a sud verso il Mar Nero e il basso Dnieper, il Kanato di Crimea. Cosa succede? Succede che Ivan IV riesce a conquistare i grandi territori di Kazan verso nord, che proprio gli aprono la possibilità di conquistare vasti territori in Siberia. Nel 1502 il Kanato di Kazan è sottomesso a Ivan IV, a Ivan il Terribile, alla Russia. I tatari del Volga vengono sottomessi. E non solo, ma anche il Kanato di Astrakhan, Mar Caspio, viene sottomesso questa volta nel 1556. Sono canati enormi, quindi i russi stanno prendendo in queste regioni il sopravvento al posto dei tatari, al posto dei turco-mongoli. Il Kanato di Astrakhan esisteva dal 1446, dopo un secolo viene conquistato dalla Russia. E abbiamo visto quindi questi due canati scompaiono, mentre invece col Kanato di Crimea la cosa è più difficile. Il Kanato di Crimea è forte, tant'è vero che i tatari di Crimea, invece di farsi conquistare nel 1571, riescono addirittura a saccheggiare Mosca nel 1571. Come mai questi tatari di Crimea erano molto più forti rispetto a quelli degli altri due canati? Perché, l'abbiamo detto in un altro argomento, il Kanato di Crimea a partire dal 1475 diventa vassallo dell'impero ottomano, era uno stato sottomesso all'impero ottomano, quindi veniva difeso e foraggiato dall'impero ottomano. Nel 1575
come abbiamo già accennato prima parlando della storia della Polonia, c'è la guerra per conquistare Riga e la Livonia. Livonia che oggi corrisponde a Lettonia e Estonia, città importanti come Riga oppure Reval, un'altra città importante della Livonia. Attenzione, la Livonia fino a quel momento era sotto il controllo dei cavalieri teutonici. Abbiamo visto che Riga era stata fondata dai cavalieri teutonici, ma abbiamo anche detto che i cavalieri teutonici erano in forte declino, non erano in grado di mantenere il possesso della Livonia. Ivan il Terribile qui viene sconfitto e la Livonia va alla Polonia. Ricordate il re ungherese transilvano Stefano Batory di Polonia sconfigge Ivan il Terribile, la Livonia passa alla Polonia. La Russia viene frustrata nel suo primo tentativo di avere uno sbocco al mare. Non pensate alla Russia di adesso. La Russia non aveva uno sbocco al mare e fino all'inizio del Settecento non ce l'avrà sul Mar Baltico. Quindi niente. Non aveva neanche un accesso al Mar Nero come la Russia ha oggi, proprio perché il Mar Nero era presidiato dai tatari del Khanato di Crimea sottomessi all'impero ottomano che impedirono a lungo ai russi di arrivare nel Mar Nero. Pensate che il Khanato dei tatari di Crimea sopravvisse addirittura fino alla fine del Settecento. Come vedremo, fu solo la zarina Caterina II che riuscirà a sconfiggerli e ad arrivare sul Mar Nero. Quindi la Russia la lasciamo qua, la riprenderemo e parleremo molto approfonditamente della Russia nelle video lezioni del 600 e del 700 che trovate in altre playlist del mio canale di video lezioni. Comunque concludiamo dicendo che la strada per diventare una grande potenza, ma anche solo per diventare un paese organizzato ed efficiente, per la Russia è ancora molto molto lunga. Ivan IV ha forse preteso troppo, Ivan il Terribile ha forse preteso troppo dalle possibilità che la Russia aveva all'epoca e infatti la dura sconfitta da parte della Polonia in Livonia in realtà ridimensiona le possibilità della Russia, che certo può estendersi verso la Siberia conquistando popoli deboli, però verso l'Europa la Russia non è ancora assolutamente competitiva. Nel 1584 Ivan il Terribile, Ivan IV, muore lasciando dopo di sé uno zar, un nuovo zar, suo figlio, completamente incapace. Ritorneremo a parlare della storia nel dettaglio come merita, perché io non, a differenza di altri, io non minimizzo, non trascuro la storia dell'Europa orientale e della Russia. Quindi torneremo nel dettaglio a parlare della storia della Polonia e della Russia anche nei secoli successivi, nel 600 e nel 700. Per ora vi ringrazio, vi saluto qua, arrivederci a tutti.